Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Per chi fosse arrivato qui per la prima volta, io sono Michael E io sono Giustina. e insieme stiamo ricostruendo un camper totalmente da zero. Se siete interessati a sapere come abbiamo fatto e come mai siamo qui oggi, cliccate il link qua sopra. In questo episodio andremo a vedere la seconda parte della ricostruzione delle pareti, ovvero l'incollaggio della vetroresina. Se questi contenuti ti piacciono, non dimenticare di lasciare un like. E iscriviti perché ogni venerdì alle 20:30 uscirà una nuova puntata. Come abbiamo accennato nell'episodio precedente, passare l'impregnante listello per listello ci stava impiegando tanto tempo. Quindi abbiamo optato per una soluzione che doveva essere più rapida, che era quella di passarla con un compressore e un aerografo. Inizialmente è andato tutto bene perché ho iniziato a spruzzare in orizzontale, fin lì è andato tutto liscio. Dopo aver ricaricato la pistola sono ripartito spruzzando in verticale e praticamente è successo questo. Ciao mamma! Ciao amore! E anche qui abbiamo fatto una grande esperienza, mi sono ripentito e ho cercato una soluzione alternativa. Quindi siamo tornati al metodo tradizionale perché col compressore diciamo che non veniva un bel lavoro. In più, dopo il fatto accaduto, ho evitato di usarlo. Mentre io rifinivo le velette e stringevo i bulloni, ho lasciato il compito a Giustina di verniciare con tutto l'impregnante la parete. Salve, Salve. che facciamo? Sporchiamo Cosa sporchiamo? le pareti, il pavimento, un po' tutto. Ah, invece di sistemare qua facciamo quindi Io lo devo impregnare. Impregnare per me vuol dire imprascare. imprascare o imprescare? O impregnare, scusa. Vuol dire... Non ha senso, non ha senso. Vuol dire bagnare abbastanza tutto quello che è la superficie legnosa. La smetti di farmi questi primi piani così. No. Mi stai facendo fare tutto. Sei molto energica oggi. Tutto a me stai facendo fare. Sì, vabbè, ogni tanto deve riprendere qualcun altro, scusa. Non è che devi prendere sempre tu. Mi sono sporcata tutto. Vediamo. Non mi tocca fare la doccia. Perché da quant'è che non te la fai, scusa? Io mi sto abituando alla vita in camper, devo cominciare a non lavare. Ah, no? Che no. schifo, no? Dicono tutti che chi ha Ma perché no? Perché sta cosa che non si devono lavare quelle che hanno in Dicono campo? che chi vive nel camper è sporco, che non si lava, che non si pulisce. Guarda, quindi- mi sembra un po' strano secondo me sta cosa. sembra un po' rimaniamo strano. sulla linea dei nostri amici che Quindi noi dicono- perché abbiamo un camper non ce li dobbiamo lavare più? Sì, Ah, ok. è perché ok. se avrai litri di acqua limitati... Ma comunque la non gente puoi. deve un po' cambiare mentalità, secondo me. Magari. Mm. Magari ci facciamo pure i video di quando ci facciamo la doccia, così Sì. facciamo vedere che ci laviamo. Sì, perché se no? uno si fa la doccia nel camper non è che se la fa per bellezza, secondo me. Non avrebbe utilità, tu che dici? Ah, ma forse perché il camper non è un suda, decoro non lo so. la doccia. Infatti, brava, Non brava. è che è un abbellimento. Sì, Ti se uno togli si fa la doccia nel spazio, vuol dire camper- che se la fai, Esatto. vuol dire che è per farla, no? Non si Quindi, deve togliere la pelle. se voi avete la doccia nel camper, vuol dire che vi lavate. Se non avete la doccia nel camper, vuol dire che non vi lavate. Non è vero. Ah no? No, perché c'è chi si lava anche con modi alternativi. Lo stesso. Ah, ciao, Con sì, le docce sì, esterne, no? sì. Che poi alla fine chi dice che devi fare? Quante docce devi fare al giorno? Una, basta una. Tu. Basta che poi ti lavi la mattina, no? Mattina. Tu dici che chi stabilisce le regole delle cose? Nessuno. E io stabilisco per me quante volte mi devo lavare. L'importante è che sono profumata, non puzzo, che sono pulita e che non do fastidio agli altri. Perché la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri, anche nella pulizia. Quindi se per me va bene lavarmi una volta a settimana ma non emetto odori strani, va benissimo comunque. Ognuno fa come vuole. Anche se sono pitturata addosso in questo momento, non è che puzzo. Potrei vero. pure non lavarmi, mi potrei lavare fra un paio di giorni. No, Poi la pelle magari. però si aspetta, mangia, là arriva la libertà mia, perché devi stare vicino a me, scusa. No, No, perché non puzzo? Perché la vernice puzza? In realtà un po' sento una puzza strana, non so cos'è. E Non so questo cos'è. va?
Ah, l'impregnante? Quindi effettivamente un po' puzza, quindi mi devo Profuma, lavare. però profuma. Mettetela, fatti una passata. Ok. Va bene? Si babba. Dai, va bene così? Ma si una babba. A orologio me la Ma si sono una fatta. babba. Ma... E mai questa sera mi taglierai i capelli? Non ha la varicella. Ha solo l'impregnante tutto in faccia. Io non mi sono vista. Ho visto solo qua che ho le... No, vabbè. Era meglio col compressore, allora mi sa, dai. Che mi prendevi col compressore? No, no, che la facevo E col venivano più compressore. uniformi le lentiggini. Ah, dici? sicuramente, sì. Ma io volevo le lentiggini. Ti facevo negra, negra. Mi volevo fare le lentiggini, che vuoi? Vabbè, va. Salve. No, vabbè, pure la scala. Ma come l'hai combinata sta scala? Era nuova. Ma come l'hai combinata sta scala? Io? Tu. E dove c'hai le prove che sono stata io? Come dove c'ho le prove? Non sono stata io, guarda come faccio io, guarda. Come potevo sporcare le cose secondo te? Cioè non è possibile, non sono stata io. Non sono stata io, guarda come sono brava. Non Babbo. sono schifo. Sono stato io. Ah, non vai più piano, eh? Ti ho vista. Io niente, sì ma lo stavo massaggiando, vedi che non stavo prendendo nuova pittura però. Ah, ok, quindi col pennello asciutto, ok. Ma gli devo pitturare pure il capannone al massimo, ma mannaia. Per passare alla parte finale, ovvero l'incollaggio della vetroresina, abbiamo effettuato un test con un pannello di pioppo e un pezzo di vetroresina incollato con del Sikaflex. Facendo leva e provando quindi l'incollaggio se fosse compatibile e se avesse una buona resistenza, potevamo ritenerci soddisfatti e quindi potevamo iniziare a incollare la vetroresina. Passando così all'opera. Prima di tutto abbiamo dovuto aprire completamente il rotolo di vetroresina e prenderci il tempo necessario per tagliare con precisione tutti i singoli pezzi. Questo ci ha permesso di avere pronte tutte le sezioni esatte che ci sarebbero servite per coprire entrambe le pareti. Non è stato un lavoro immediato, perché ogni pezzo doveva avere delle misure esatte per evitare sprechi e assicurarci un'applicazione uniforme, e in più stavamo lavorando su un pezzo che è stato fermo, arrotolato per un paio di mesi, ad attendere che la struttura delle pareti fosse ultimata. Una volta fatto tutto, eravamo pronti per il giorno successivo, in cui avremmo finalmente dato il via alla fase vera e propria di rivestimento delle pareti. Diciamo che questo lavoro è stato molto facile, l'abbiamo fatto con molta calma e con poche imprecazioni, si fa per dire. Perché comunque era un rotolo di 30 metri, quindi aveva un peso abbastanza eccessivo e insieme dovevamo comunque gestirlo in modo da non farci male prima di tutto e secondariamente da non rovinare e graffiare la vetroresina. Lavorando per la prima volta con questi materiali ti rendi conto comunque che devi avere una determinata manualità che comunque non hai, essendo la prima volta appunto, e quindi abbiamo un attimino avuto delle difficoltà che comunque piano piano siamo riusciti a superare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pulito per bene il pavimento, dopodiché abbiamo srotolato la vetroresina sul feltro precedentemente steso sul pavimento, l'abbiamo pulita benissimo con l'alcol, dopodiché l'abbiamo arrotolata nel verso contrario, in modo tale da facilitarci l'applicazione successiva. Quindi abbiamo steso la parete a terra E dopodiché abbiamo iniziato a spatolare il Sikaflex sopra. Inizialmente l'idea era quella di spatolarla su tutta la parete. Successivamente abbiamo cambiato idea perché ci voleva troppo materiale, perché avevamo anche una spatola con dei denti magari non adatti. Faceva anche abbastanza freddo perché era un mese invernale, era gennaio mi pare, e quindi di conseguenza si stendeva con molta difficoltà e si stavamo rendendo conto che poteva asciugare prima ancora di riuscire ad applicare la vetroresina. Quindi abbiamo optato per un'altra scelta, ovvero stendere con la spatola solo nei bordi perimetrali e nella parte centrale passarla con il Sikaflex in tubetto, ovvero con la pistola del silicone. Quindi così abbiamo fatto. Abbiamo così srotolato la vetroresina sopra abbastanza velocemente in modo tale da facilitare l'incollaggio Pressando il tutto con un pannello e con il nostro peso, camminandoci sopra. e infine sopra abbiamo messo dei tavolini di legno con un piede bello pesante e in più abbiamo aggiunto tutti i pesi possibili che abbiamo trovato nel capannone stesso. Il giorno successivo abbiamo tolto tutti i pesi e abbiamo iniziato a rifilare il tutto con la nostra amica fresa.
Prima di farvi vedere il risultato finale, vorremmo dire grazie a tutti per il calore che ci date nei commenti e per il vostro enorme supporto, nonché per i consigli molto utili che ci date sempre. Un ringraziamento speciale anche a chi ha scelto di sostenerci tramite PayPal. Per noi significa davvero molto e anche un contributo davvero piccolo come offrirci un caffè per noi fa un'enorme differenza. Ogni supporto ci avvicina a superare le sfide che emergono e ci avvicina al nostro obiettivo di completare il progetto. Se il video vi sta piacendo, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. E ora restate con noi perché oltre a farvi vedere il risultato finale abbiamo ancora qualcos'altro da farvi vedere. Nella seconda parete invece abbiamo optato per un'altra scelta, ovvero passare tutta la parete solo con la pistola del Sikaflex, perché in quel momento abbiamo pensato che fosse la scelta migliore, sia perché il Sikaflex era molto più duro e quindi con la spatola era molto difficoltoso stenderlo, sia per abbattere un po' i costi, perché incollandolo con il silicone in tubetti riuscivamo a risparmiare qualcosina e quindi a ridurre il costo dell'incollaggio. Quindi grazie a questo il procedimento ci è risultato molto più veloce e anche più agevole. Del nostro alleato. E alla fine abbiamo usato lo stesso procedimento sia per pressare la parete che per rifilarla. La parete sul camper abbiamo dovuto studiare un metodo, perché abbiamo lasciato della vetroresina nella parte sottostante, quindi vi lasciamo con Michael e Giustina del passato che vi spiegheranno il tutto. Quindi adesso praticamente dovremmo ricreare lo spessore del pavimento, se ho capito bene, giusto? Sì. E lo stiamo ricreando con questi muraletti. Esatto. Ok? Perché subito dopo praticamente la potremo alzare e poggiare lì. Possiamo lavorare Adesso lavorarla, perché fare siccome rifilarla questa e vetroresina tutto. che rimane, questa vetroresina dobbiamo farla rimanere, Sì, ok? Perché ci serve per questo scopo qui. sì, deve fare il bullino. Altrimenti, però per riuscire ad alzare la parete dobbiamo mettere in qualcosa e non rompere questa vetroresina che ci servirà. Quindi dobbiamo Creare questo spessore che è equivalente allo spessore del pavimento, che poi in modo tale successivamente che nel momento del successivamente nel montaggio momento del montaggio si smonta questo muraletto e si va ad appoggiare sul pavimento e si va ad incollare. Ok? Se avete capito, cioè, se si è capito, ci siamo capiti? ci siamo capiti. Noi sì. Voi ci avete capito? Tu sei capito? Io mi sono capito. Tu ti sei capito? Io no. Non ti sei capito? Allora forse non hanno capito nemmeno loro. Fatti capire. No, se tu non ti sei capito... Tu mi hai capito però. Sì. Fatti capire. Ah, quindi Fatti adesso lo capire. devo tradurre io. Certo, sì, traduci tu per favore. Questi qua poi saranno i fori che utilizzerai per avvitare il pavimento, giusto? Vabbè, diciamo che all'inizio te li avviti così e poi ci pensi se avvitarli di più, giusto? Giusto per fissarlo. Ho pestato la merda. Ho pestato la merda. Puzza però. Io lo so. Puzza. Profumo di resina. Profumo di resina tu? No, il legno che hai appena tagliato. Io puzzo di merda. Vado a pulirmi le scarpe. Rifiliamo quindi la parte della vetroresina in eccesso per scomare definitivamente il tutto.
giusto un promemoria di come abbiamo combinato 4 frese per tagliare queste 2 pareti e ancora adesso dobbiamo rifinirle con altre punte fresa che abbiamo comprato. Ne abbiamo comprate 8 per sicurezza, così ci dovrebbero bastare fino alla fine della costruzione del camper. Fritta, di solito si bruciavano tutti i cuscinetti e si friggevano, questa si è fritta senza cuscinetto, però non è più utilizzabile. Na 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 na. Salva a poste? Come? Sì, sì. Ci vuole la musica. Anche qui dobbiamo fare festa, ragazzi, perché abbiamo terminato un lavoro enorme. Enorme. Ci siamo posti un obiettivo e l'abbiamo raggiunto. E quello che vogliamo dirvi per il nuovo anno, che noi voi lo vedrete sicuramente A maggio-giugno. quello che vogliamo dirvi noi è: non arrendetevi mai, ponetevi gli obiettivi e portateli a termine. E diciamo che abbiamo avuto anche la fortuna dalla nostra parte, perché abbiamo trovato questo posto, altrimenti non saremmo riusciti mai a completare quello che è. Almeno questa parte, sì. Che è la cosa più importante, ma la più importante in assoluto è godere del percorso e gioire del percorso. Non è tanto dire io il 31 dicembre ce la farò a fare, sì, perché è importante, così ti rimbocchi le maniche, però divertirsi mentre fai le cose. Grazie a tutti di essere stati con noi anche questa volta. Per chi è rimasto fino alla fine, dobbiamo dirvi che non tutto è andato nel migliore dei modi, ovvero abbiamo sbagliato qualcosa In tutto questo procedimento, però lo scopriremo nelle prossime puntate. Quindi alla prossima, ciao! Ciao ragazzi.